capolavoro di un'Italia che ormai non esiste più. Signore e signori, buonasera. Siamo qui nella cornice splendida del Palazzo della Pilota di Parma per l'arrivo della Mille Miglia. E quale modo migliore per iniziare con una Maserati A6 1500 berlinetta Pininfarina? Qui siamo agli albori del marchio del Tridente. Da qui parte la storia. Proseguiamo il nostro viaggio in questa magica serata e arriviamo in terra francese. Mi trovo tra due Bugatti, una tipo 30 e una tipo 40. E mentre siamo coperti da una splendida Porsche 356A, una vera chicca. Tra le due Bugatti la vera differenza risiede nelle balestre posteriori. Nella tipo 30 i fogli saranno 4, mentre nella tipo 40 arriveranno ben a 9 fogli. Siamo negli anni 30, precisamente in Baviera. BMW sforna la 328 Roadster, semplicemente la miglior macchina da corsa della sua epoca. Torniamo per un momento in Italia. Siamo davanti allo stile e alla sportività di Piero Edusio e la sua Cisitalia. Alfa Romeo, il marchio più famoso del mondo? Probabilmente sì. Negli anni 30 sfornava la 6C, 6 cilindri in linea, compatta, leggera, pronta per correre. Ma per i clienti più esigenti, 8C 2009 lungo, un capolavoro firmato Portello. La musica dell'8 cilindri Alfa Romeo che si risveglia. Auto spettacolare, in condizioni ovviamente eccellenti. Un capolavoro di un'Italia che ormai non esiste più. Quando Lancia costruiva questa, il resto del mondo poteva solo rimanere a guardare. Lancia Aurelia B20 GT Coupé Pininfarina. Non aggiungo altro. Pininfarina, un logo, un brand conosciuto in tutto il mondo, un ambasciatore del Made in Italy. Questa vettura, questa Cisitalia nello specifico, è stata prodotta dagli stabilimenti Farina, il fratello di Battista, quando ancora la Pininfarina non esisteva. Sempre splendida, a cavallo dagli anni 20 agli anni 30, questa Fiat 508 berlina. Da questa vettura verranno derivate vetture da competizione, vetture Gran Turismo e vetture Sport Barchetta. Arrivano gli inglesi, Jaguar XK120, dove 120 sono le miglia orarie che questa vettura riesce a raggiungere, e siamo all'inizio degli anni 50. Sempre dall'artiglieria inglese, Triumph TR2, la seconda della stirpe delle Triumph Roadster, perché la prima era in un unico esemplare, ma non piaceva ai collaudatori, quindi l'hanno migliorata e hanno fatto questa, un grandissimo successo su strada e su pista. (356), un numero di un progetto, un numero di un sogno. Porsche 356 Coupé A, l'inizio di una leggenda. La presenza della Fiat 1100 alla Mille Miglia è sempre stata molto forte. In questo caso troviamo una versione molto particolare, denominata Sport Gobbone. Una vettura molto curata nell'aerodinamica, creata per fendere l'aria e vincere la classe 1100 della corsa più bella del mondo.
Lancia Lambda, la prima vettura al mondo costruita con scocca autoportante, perché le macchine moderne esistevano già negli anni 30. Quando Donald Healey e la Austin si fusero insieme per produrre delle vetture, nacque lei, la Austin Healey 100, un capolavoro destinato a primeggiare nei circuiti di tutto il mondo. Chiudiamo questa magica serata qui a Parma, all'ombra del Palazzo della Pilotta, con un tributo alle forze dell'ordine, le Alfetta dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, e là in fondo, che controlla che tutto funzioni, la Fiat 1100-103, sempre della Guardia di Finanza.